In una casa di mattoni crudi, all'interno di una città sumera, una famiglia discute un accordo. Non riguarda il lavoro nei campi, non riguarda un debito, riguarda un matrimonio. Però non sono presenti i due futuri sposi. Parlano i capi famiglia. Si stabilisce cosa verrà trasferito, quali beni accompagneranno la donna, quale posizione avrà nella nuova casa. Il matrimonio è un passaggio organizzativo. Serve a collegare due gruppi familiari. Questo è un primo fatto. Nella società sumera il matrimonio non nasce come scelta individuale. È un accordo tra famiglie, con implicazioni economiche e sociali ben precise. Per una persona comune questo significa che l'unione non riguarda solo due individui, ma riguarda la continuità di una casa, la gestione dei beni e la stabilità del lavoro. La conseguenza è che il legame affettivo non è centrale, conta la funzione dell'unione. Il secondo fatto invece riguarda la discendenza. Avere figli non è un evento privato, è un obiettivo. I testi amministrativi e le pratiche familiari mostrano che cosa? Che la nascita di figli, soprattutto maschi, è fondamentale per mantenere la posizione di una famiglia. Perché? I figli garantiscono continuità del lavoro, trasmissione dei beni, ma soprattutto memoria del nome. E per una donna questo invece cosa significa? Che la sua posizione nella casa dipende dalla capacità di generare, ma non in modo astratto, in modo assolutamente concreto. Una donna che non ha figli vede ridursi il suo ruolo. Può restare nella casa, però perde centralità, perde importanza. E la conseguenza è che la fertilità diventa una funzione sociale, non un fatto biologico neutro. Il terzo fatto invece riguarda cosa? La differenza di ruoli tra uomini e donne all'interno del matrimonio, che è assolutamente asimmetrica. L'uomo è il riferimento giuridico e sociale della famiglia. Rappresenta il nucleo verso l'esterno, gestisce i rapporti con il tempio e con le altre famiglie. Dall'altra parte la donna gestisce lo spazio interno, la produzione domestica, la preparazione del cibo, la crescita dei figli. Per una persona comune questo significa che i ruoli sono distribuiti in modo stabile e assolutamente non flessibile. La conseguenza di tutto ciò è che il comportamento sessuale viene valutato in modo diverso. Ciò che per un uomo può essere tollerato, per una donna diventa un problema. C'è anche un quarto fatto, quello che riguarda l'esistenza di più forme di unione, non solo la coppia principale. Attenzione, un uomo può avere una moglie principale e altre donne nella casa, concubine, serve domestiche con funzione riproduttiva. Questo non è nascosto. Tutto questo è organizzato ed è strutturato. Questo significava che la struttura familiare poteva essere stratificata. Non tutte le donne hanno lo stesso status. Conseguenza è che il sesso assume funzioni diverse a seconda del ruolo che si ha. Per alcune donne è legato anche alla discendenza legittima, per altre invece era legato alla produzione di figli senza alcun diritto. C'è anche un quinto fatto, che è quello che riguarda il sesso come strumento di stabilità sociale e non come esperienza individuale romantica. Le unioni, signori miei, servivano ad evitare conflitti tra famiglie, a creare delle alleanze e a mantenere l'ordine dei patrimoni. Per questo il sesso veniva regolato attraverso delle aspettative ben precise. Quando, con chi, con quali conseguenze familiari. In poche parole, la sfera sessuale veniva osservata e non perché sia scandalosa, ma perché produce degli effetti concreti. E quali effetti? Che il comportamento sessuale viene inserito nella logica della produzione della continuità. Il sesto fatto, pensavate che ce n'erano solamente due? Riguarda la visibilità sociale delle relazioni, perché nella città sumera la vita è molto poco privata.
Le case sono vicine, le strade sono strette, le attività quotidiane sono osservabili da tutti. Le relazioni non possono essere inosservate. I cambiamenti nella struttura familiare vengono subito notati. Non si facevano i cacchi loro. Questo rende quindi il sesso una questione pubblica nei suoi effetti e non per curiosità, sempre per gestione. C'è anche il fatto relativo al valore attribuito alla discendenza maschile. I figli maschi garantiscono continuità nel nome e dei beni. Le figlie invece vengono integrate in altri nuclei attraverso il matrimonio, quindi non rimangono. Questo significava una cosa ben precisa, che il sesso è orientato alla produzione di eredi, non all'equilibrio personale. Quindi il corpo femminile è centrale per la sopravvivenza del gruppo, ma non come individuo, ma come funzione. Questi elementi non erano delle eccezioni, erano strutture. Ed è da qui che parte quindi l'organizzazione della sessualità nella società sumera. E adesso andiamo a vedere ulteriori contorni. Nelle città sumere esistono relazioni che non rientrano nel quadro ufficiale della famiglia, però non sono invisibili, sono tollerate entro certi limiti. Per esempio, un uomo può avere rapporti fuori dall'unione principale senza che questo produca automaticamente una rottura dell'assetto domestico. Però la conseguenza concreta è che la casa continua a funzionare. La produzione non si interrompe, quindi i figli legittimi restano legittimi. Per una donna la situazione però è completamente diversa. Una relazione extraufficiale non produce solo un cambiamento personale, produce disequilibrio, instabilità. Quindi il risultato pratico è che una donna coinvolta in una relazione non riconosciuta perde affidabilità sociale, diventa una presenza problematica, e non perché l'atto sia nascosto, ma perché introduce incertezza nella discendenza. Insomma, crea confusione. Le relazioni quindi esistono, ma sono gestite con molta discrezione, e non per pudore, ma per evitare conseguenze pratiche. Un altro fatto riguarda la prostituzione urbana, che è presente nei quartieri delle città sumere, e non è una cosa marginale. Alcune donne vivono esclusivamente di questa attività e sono anche riconosciute come tali, cioè non si devono nascondere e non si confondono con le altre donne. Qui la conseguenza è chiara: il sesso diventa una transazione regolata dallo spazio e dal ruolo. Chi frequenta questi luoghi non mette in discussione l'ordine familiare. Chi lavora lì non entra nella struttura domestica ordinaria, completamente esterna. Separa i piani, cioè il sesso a pagamento non produce discendenza riconosciuta e non crea neanche obblighi familiari. Esiste anche una forma rituale. All'interno dei complessi templari, alcune donne svolgono delle funzioni legate al culto, che includono anche rapporti sessuali. Non sono scelte individuali, ma sono dei ruoli assegnati. La conseguenza concreta è che il corpo femminile può essere usato per scopi simbolici senza produrre alcun legame familiare diretto. E i figli nati da queste relazioni, quando esistono, non rientrano nella normale trasmissione dei beni, è come se non avessero alcun diritto. Poi c'è anche il concetto di fertilità, ma non come condizione medica, ma come proprio fatto sociale, anche in questo caso osservato. In poche parole, quando una donna non ha figli dopo anni di unione, la situazione viene riconosciuta come un problema pratico. Non si attende all'infinito. La conseguenza è l'introduzione di che cosa? Soluzioni alternative. Quali sono? Le concubine, le schiave con funzione prettamente riproduttiva. Queste donne entrano nella casa non come mogli a tutti gli effetti, ma entrano con uno scopo ben preciso: fare figli. E il risultato è ben visibile, perché i figli nati da delle concubine possono essere riconosciuti dal padre, entrano nella linea di discendenza e la madre resta però subordinata.
Questo genera una gerarchia interna della casa. Non tutte le donne hanno lo stesso accesso alle risorse e non tutte hanno lo stesso valore simbolico. Che follia! La sterilità maschile invece non è riconosciuta come tale. Il problema viene attribuito sempre e solo alla donna. La soluzione passa sempre dal suo corpo e la conseguenza è che la donna senza figli perde progressivamente spazio decisionale. Non viene allontanata subito, però viene affiancata, sostituita nella funzione. Schifo. Un altro fatto riguarda per esempio la gestione dei figli nati fuori dall'unione principale. Questi non vengono automaticamente esclusi, però cominciano ad essere classificati. Il loro status dipende dalla decisione di chi? Sempre del capofamiglia. Possono essere integrati oppure scartati. Questo produce anche in questo caso una conseguenza concreta, ovvero che il sesso non ufficiale è tollerato solo se non crea delle rivendicazioni, non deve generare alcuna pretesa e chi vive in questo contesto impara presto una cosa, che ogni rapporto produce degli effetti collaterali. Cibo, alloggio e status. Un altro aspetto riguarda il comportamento maschile. Un uomo può frequentare prostitute senza che questo modifichi la sua posizione pubblica. Non perde credibilità, non perde nemmeno accesso alle risorse. La conseguenza di tutto questo è una gestione abbastanza pragmatica del desiderio. Il sesso extraufficiale viene incanalato in spazi che non interferiscono con la casa. Questo riduce conflitti interni, ma non elimina del tutto le tensioni, ma mi pare logico. Un ultimo fatto invece riguarda le donne che non rientrano in nessuna categoria stabile. Le vedove, donne senza protezione familiare. Ora, il sesso per loro che cosa può diventare? Può diventare l'unico mezzo di sopravvivenza, e non per scelta ma per mancanza di alternative. La conseguenza è una mobilità sociale quasi nulla. Entrano in circuiti da cui è difficile uscire. Queste pratiche infatti non sono delle eccezioni, vengono definite delle soluzioni operative, cioè servono a mantenere la continuità del gruppo, che è la cosa essenziale. Il sesso in questo contesto non è mai neutro, ma è sempre collegato ad una conseguenza concreta e ogni conseguenza sappiamo bene che modifica la vita quotidiana di chi la subisce. Le pratiche sessuali di cui quindi abbiamo parlato non esistono nel vuoto, sono incorniciate da norme ben precise, da norme applicate, da norme quindi registrate. E nelle città sumere il sesso è materia legale perché produce degli effetti concreti e materiali: discendenza, eredità, stabilità delle case. Le norme non nascono per disciplinare il desiderio, ma servono a proteggere l'ordine familiare e soprattutto quello patrimoniale. Un rapporto sessuale è rilevante quando mette in discussione la paternità, quando altera la linea di trasmissione dei beni, quando crea incertezza e confusione. Per questo l'adulterio femminile è trattato come un problema pubblico, ma non per motivi morali, non gliene fregava niente, perché rende instabile la discendenza. Le fonti mostrano pene previste in modo esplicito: morte, annegamento, espulsione. Erano drastici. Non sono minacce simboliche, sono proprio delle opzioni reali e ben descritte. L'impatto sulla vita quotidiana è immediato. Le donne, sposate soprattutto, regolano i propri spostamenti, limitano i contratti, evitano situazioni ambigue, ma non per paura astra, ma perché sanno cosa può succedere. Un altro ambito normato è quello della violenza sessuale. Le leggi distinguono tra donne libere e le donne schiave, non per gravità dell'atto, ma per valore giuridico della persona coinvolta. E la punizione varia, non è la stessa. Tutto questo infatti che cosa succede? Incide sulla vita delle persone coinvolte.
perché una donna libera può essere reinserita nella struttura familiare. Una schiava neanche per sogno. La norma non protegge il corpo in sé, protegge la proprietà, ed anche la prostituzione è regolata indirettamente, non come reato, ma come categoria riconosciuta. E questo modello non si interrompe con la fine delle città sumere, viene assorbito, trasformato e poi riprodotto. Le civiltà infatti successive, che andremo a trattare, ereditano questa struttura. Il sesso resta comunque una questione legale, la discendenza rimane sempre un punto cardine, il corpo femminile resta sempre il punto di controllo. Cambiano i nomi delle leggi, cambiano magari le istituzioni, ma non cambia il meccanismo di base. In poche parole, il diritto interviene quando il sesso produce instabilità, punisce quando serve ristabilire un ordine. Questo cosa crea? Crea una continuità storica, dalla Mesopotamia alle altre società antiche. Stessi problemi, stesse soluzioni strutturali, più o meno. Il sesso però non viene mai lasciato libero quando diventa rilevante per il patrimonio. Viene incanalato, viene sorvegliato e viene soprattutto sanzionato. Il risultato è una vita quotidiana fatta di attenzione costante, non ossessione, ma calcolo. Ogni persona conosce i limiti non perché li ha scelti, ma perché li ha visti applicare. E questo è il punto di arrivo, non una deviazione, ma una struttura che continua a riapparire e riapparirà nella storia. Bene amici, spero che questo video sia stato di vostro gradimento, fatemelo sapere con un bel pollicione in su, continuate ad iscrivere e commentare. Noi sicuramente ci vediamo al prossimo episodio che aprirà le porte ad un'altra civiltà, ovvero quella egizia. Ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.